Avete mai camminato fino alla fine del mondo? Fin dove la terra diventa mare? Io sì. Mi sembra di aver camminato per 1 milione di chilometri. Ho vissuto intensamente ogni luogo, ogni passo, ogni flutto del mare che mi salutava. Ho riempito i miei occhi di bellezza, il cuore di calore, l'animo di meraviglia. Eppure, poco più di 115 chilometri mi separano da Lecce, dove il mio cammino del Salento è iniziato 5 giorni fa. Un cammino che va da Lecce a Santa Maria di Leuca. Questo è il cammino del Salento. Quando ho deciso di percorrerlo avevo 2 opzioni, la via dei Borghi e la via del mare. La via dei Borghi è lunga 135 km e si percorre in 6 giorni. La via dei Borghi è un tuffo nella bellezza dei borghi a sud di Lecce. Si cammina per strade di campagna imbattendosi in chiese incantevoli, come la Madonna della Neve. Ogni borgo è un dono per gli occhi. C'è Soleto, con l'imponente guglia del Raimondello e gli affreschi della chiesa di Santo Stefano. Galatina, con la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria. Sternatia, nel pieno della Gricia salentina. Corigliano, con il castello e l'affascinante Arco Lucchetti. Passando per Melpignano e per le cave di Cursi, alla fine della terza tappa si giungerà ad Otranto, dove le 2 vie si uniscono per continuare lungo il mare per altre 3 tappe. Io ho scelto di percorrere la via del mare, che è quella che racconterò. È lunga 115 km, si percorre in 5 giorni e parte da Porta Napoli, proprio come la via dei Borghi. Prima di partire però ricordate di procurarvi il passaporto del pellegrino. Oltre a contenere tutte le informazioni sul cammino, dà la possibilità di usufruire di una serie di convenzioni per l'ospitalità. Come per gli altri cammini, sul passaporto si appongono i timbri ad ogni tappa per poi ricevere il testimonium. A me il passaporto ha dato un'idea: percorrere il cammino seguendo una speciale to-do list delle esperienze più belle da vivere. È un modo diverso di vivere il cammino, non solo tappe, ma ricordi unici. Percorrere il cammino del Salento sarà una grande avventura. Partire da Lecce è il primo dono di questo cammino. Il centro storico ti accompagna con la sua bellezza, sembra farti strada, con i suoi vicoli tinti di sole, con la maestosa eleganza del barocco. Cammini e non riesci proprio a non guardarti intorno, verso l'alto, ad ammirare i mascheroni, i volti, i motivi floreali, le volute sulle facciate di chiese e palazzi. Qui tutto racconta di un passato ricco e sontuoso, plasmato nella morbida pietra leccese. Lasci Lecce alle spalle e un'altra sorpresa ti accoglie. Ma prima una sosta per il timbro. Il primo spuntino salentino e poi eccola lì la sorpresa. La meraviglia rinascimentale di Acaia, con la sua fortezza e il borgo fortificato. Passo dopo passo c'è un richiamo nell'aria, un profumo inconfondibile. Finalmente c'è l'incontro più speciale della giornata: il mare. Fino a Santa Maria di Leuca il mare sarà una compagnia costante. San Foca con la sua torre, con il porticciolo tranquillo, è il termine di una tappa sicura e accogliente. Percorrere i sentieri di un cammino è come
attraversare la geografia del linguaggio degli uomini. Prima della partenza leggevo nomi di luoghi che evocavano pensieri, sogni, stimolavano l'immaginazione. Roca Vecchia, la grotta della poesia, le due sorelle, la scala del barone. Il linguaggio degli uomini però non riuscirà mai a descrivere in pieno la bellezza di alcuni luoghi. È straordinario pensare a come, per quanto si possa cercare di dare un nome ad un luogo, quel luogo sia sempre pronto a stupirci. Altri luoghi invece raccontano storie antiche. La Baia dei Turchi, per esempio, che prende il nome dai turchi di Ahmed Pascià che nel 1480 sediarono Otranto. Tutti questi pensieri fanno compagnia ai miei passi. E mi ritrovo ad Otranto. L'accoglienza del vento è l'abbraccio che sento ormai familiare alla fine di questa tappa. Io sono soltanto una pellegrina, come tante. Sono soltanto di passaggio. Eppure qui, adesso, durante questa mia terza tappa, comincio a sentire di essere un tutt'uno, con i colori, con i profumi, con la terra. E sembra che tutto intorno a me stia accogliendo il mio passaggio. Le torri di avvistamento, un tempo strumento di difesa, tutte comunicanti tra loro, oggi sono punto di riferimento, mete da raggiungere e luoghi da cui ripartire. Il mare è il grande compagno silenzioso che sembra dirti: vai avanti, cammina ancora un po', sii felice, sempre. E allora io su questa tappa ho deciso di viverla la mia felicità, lasciando che le esperienze dalla mia lista delle cose da fare mi guidino. «22 chilometri di felicità per giungere a Santa Cesarea Terme e ringraziarlo, quel grande compagno silenzioso. A volte basta veramente poco per essere felici». Questa è una terra d'accoglienza. Prima di partire passo per il caffè Porta d'Oriente, che tra il 1944 e il 1947 ospitò gruppi di ebrei in partenza per la Palestina. Una costa austera, imponente, eppure ospitale, che diventa un porto sicuro. La stessa costa che, secondo la leggenda, accolse Enea sugli scogli di Castro. Passeggio per i suoi vicoli e lascio che il profumo della quotidianità coccoli i miei passi. Che la bellezza di un panorama mi indichi la strada giusta. Alla penultima tappa
godo dello spirito di una terra che da sempre è riparo per i viandanti. L'ombra di un albero sembra casa, la rassicurante presenza di un sentiero da seguire. Anche le paiare, che un tempo erano riparo per i contadini, accolgono il mio andare e diventano un fresco conforto per il mio cammino. E infine, tra il grigio dei muretti a secco e il verde e il giallo della campagna, Marina Serra ti accoglie. Con il bianco del santuario della Madonna dell'Assunta e il blu del mare, che il mio cuore ormai chiama casa. Penso che Marina Serra sia il luogo migliore dove iniziare l'ultima tappa. Le piscine scavate dall'uomo si confondono alle forme bizzarre degli scogli. Guglie di pietra frastagliate si alternano a mura squadrate, dando vita a un paesaggio che quasi diresti abitato da esseri metà terrestri e metà marini. È una tappa dove mare e terra si confondono. La tappa delle alte scogliere, la tappa dei sentieri che sembrano arterie nella roccia scavate apposta per chi cammina, per chi va alla ricerca dell'orizzonte, spingendosi sempre più a sud. E percorrendo quei sentieri, facendomi strada tra corridoi di pietra colorati di macchia mediterranea, la grotta delle Cipogliane ha accolto tutte le emozioni straripanti dal mio cuore. I sentieri tortuosi, le sfumature dell'alba, i flutti che garrivano, i pensieri lontani, lo sguardo amorevole del mare. Ancora pochi chilometri. Una pietra lasciata presso l'Ermantica. Ed eccomi a Santa Maria di Leuca. «115 chilometri e 284 gradini per godermi la fine di questo cammino. Mi sembra di aver camminato per 1.000.000 di chilometri. Ho vissuto intensamente ogni luogo, ogni passo, ogni flutto del mare che mi salutava. Ho riempito i miei occhi di bellezza, il cuore di calore, l'animo di meraviglia. Ho camminato fino alla fine del mondo, fin dove i passi diventano aria e non percepisci più un confine. Ho camminato fin dove la terra diventa mare.